chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Luca, buongiorno. Buongiorno Davide. Guarda che ti ho portato. FTS ci ha mandato la turbina, uno dei primi pezzi del puzzle. Vediamo un po' cosa c'è. Qui saranno le solite guarnizioni. qua le istruzioni dell'uso, non so se ti servono. No dai, direi di no. Magari in qualche anno qualcosa hai imparato però. Sì, no, dai, dovremmo farcela. Vai, tiriamola fuori. Eccola qua. Tanta roba, eh? Un po' diversa, leggermente diversa dalla sua. Sono passati anche degli anni qua, Siamo molto contenti della turbina che ci ha mandato FTS, una nuova Garrett di concezione moderna che sicuramente è un grandissimo salto in avanti rispetto alla turbina che montava la macchina quando l'ho presa, oltre ad essere completamente bloccata. Perfettamente intercambiabile, con tutti gli interessi dei fori uguali, molto bella direi. Il primo pezzo del puzzle l'abbiamo. Eccola qua, la colpevole, super bloccatissima vecchia turbina. Cambiato qualcosa? No. Di solito non si ripara da sola. Se ci soffi si gira. Sì, quella là no. Sicura. È bello quel collettorino. Cambia un po', bene. Cambia un po'. Cambia. Già cambia faccia. Sì. Dai, non vedo l'ora di iniziarlo sto motore. Sì, a chi lo dici? Sì, è un motore con delle caratteristiche mirate nel motorsport, è un motore che volendo si possono ottenere tanti cavalli, sono stati fatti dei bei lavori, ci sono delle belle soluzioni per fare delle potenze interessanti. E questo rimane così, dobbiamo girare il corazzi perché lo scarico rimane verso l'alto mentre deve andare verso il basso, poi dobbiamo girare il compressore e modificare gli attacchi perché non ci sta. Probabilmente utilizzeremo la sua staffa. Comunque noi faremo sicuramente una preparazione stradale, una macchina per uso stradale e quindi niente di esasperato. Passiamo alla testa. Sì. Dai, questa è la testa. È un altro problemino anche qua. Bruciato alla grande. Pensavamo che fosse messa un po' meglio, almeno di motore, invece l'interno del motore rispecchia abbastanza l'esterno della macchina, quindi se fuori era devastata, anche dentro non se l'è passata molto bene. E vabbè, adesso procediamo un attimino con lo smontaggio degli alberi a canne. Questa è l'aspirazione. Vai. Tac. Questo l'hai tolta dal primo, giusto? Dal primo. Fatta. Ok. Bene, procediamo con lo smontaggio della valvola, della molla. Vai, pesca. Bene, anzi male.
Sembra quel giochetto che c'avevo da bambino con quei pescetti che uscivano, con la calamita, c'avevi la canna da pesca a calamita. Gioco preferito in assoluto della mia infanzia. Urca, guarda queste qua, che gioco che hanno le guide. Devo fare anche le guide qua. Ottimo. La testa va fatta tutta. Perfetto. Ciao, 100 mm di gioco qua. Meraviglioso. Meraviglioso. Ha avuto seri problemi di lubrificazione, quindi adesso anche quello che pensavamo di non dover rifare dovremo rifarlo. Soprattutto a livello di testa abbiamo scoperto oggi che se di valvole sono tutte da rifare, c'era un gioco esagerato di valvole e hanno anche bruciato male, quindi ci sono delle bruciature in sede valvola che speravamo almeno quelle di non avere. L'ultimo? L'ultimo, sì. Porco cane. Vabbè, adesso a sto punto questa bisogna rettificare il piano, rettificare la sede della valvola, sostituire tutte le guide, pulizia, bagno chimico, tutto condotti, e la testa torna nuova come mamma Nissan l'ha fatta. Questa è bruciata, Davide, guarda, che c'è la sfiammata qua. Anche questa qui non teneva più. Vedi che nero lì. Però è bello, una bella sezione entrata. Facciamo un po' i cavalli, va. Sicuramente noi faremo, anche se non avremo le potenze esasperate, cureremo tutto nei minimi particolari, cureremo la parte meccanica, cureremo tutto quello che è l'elettronica, gestione motore e faremo sicuramente un lavoro perfetto con delle prestazioni stradali. Alberi a camme. Se pensi che serva, chiamiamo Colombo e Bariani Sì. e ce le fanno come vuoi. Sì, bisogna sentire Bariani. Partiresti da queste o le facciamo nuove? Se ce le fa da zero è meglio, perché poi abbiamo il problema del registro. Ok. Quindi se lui le fa da zero nuove, abbiamo lo stesso raggio base, possiamo utilizzare i registri originali. Invece se vuole modificare queste, poi verrà sportato materiale. No, le facciamo nuove. Allora dai, mettiamo in un cartone le camme e i pistoni. Adesso parte la fase di lista della spesa in cui coinvolgeremo CPS per i pistoni e Colombo e Bariani per gli alberi a camme. Forse riusciremo a mantenere le sue bielle, sembrano buone e i giapponesi su questo di solito non sbagliano. Materiali sicuramente ottimi, possiamo risparmiarci almeno questa lavorazione, questo acquisto anzi. I presupposti ci sono tutti per un motore molto cattivo, io non ho mai guidato una Sunny quindi non ho idea di che cosa aspettarmi, vedremo se è davvero questa antidelta che tutti dicono. Allora Davide, abbiamo fatto il miracolo. Abbiamo imbastito il tutto per vedere un po' le linee, le arie, se ci sono. Direi che siamo messi abbastanza bene. Il cofano qui era completamente distrutto, va ancora perfezionato sicuramente. Guarda dentro cosa ti ho fatto. Allora, sistema di apertura, hai visto che bello, eh? Hai visto col cordino, eh? Dentro ti ho usato l'intelaiatura del cofano vecchio. Ok. Perché questo che è arrivato dal Canada era completamente tagliato, modificato, distrutto e quindi recuperare quello lì veniva fuori una brutta roba. La parte sotto è del nero e la parte sopra è del bianco. Esatto, Ok. allora io ho scucito i due cofani, Pensa come te. si vede questo qua, questo è quello originale della macchina che era su all'inizio. La parte qui davanti manca perché ho tirato via la parte per ricostruire la parte dove c'era la ruggine. Quindi mi sono tagliato via con abbondanza la fetta anteriore per ricostruire quella parte, anche se è molto più piccola comunque. Tolto l'intelaiatura dentro che era tutta storta, raddrizzata, fatte tutte le quote giuste, buttato sull'altro guscio del cofano. In pratica di due ne abbiamo fatto uno. Esatto. Prima di mettere l'intelaiatura abbiamo fatto il fondo dentro perché aveva un po' di ruggine anche il guscio bianco. Evidentemente sono stati ricambi un po' abbandonati lì per tempo. Il 1000%. Io ho pulito tutta la ruggine che c'era nella parte del perimetro del cofano, fatto il fondo, antiruggine fondo e poi dopo gli abbiamo accoppiato su quell'altro. Come vedi è imbastito, va ancora rifinito. Questa qui era tutta la parte storta, anche questa va rifinita, però insomma dai, siamo messi abbastanza bene. E adesso arriviamo al cuore, il signor Longherone.
Questo mi spiegavi l'altra volta, è un casino. Qua abbiamo fatto la cucitura, purtroppo siamo stati costretti a farla così perché il ricambio era quello che era. Ci siamo dovuti accontentare di quello che avevamo. Allora, a livello strutturale non c'è nessun problema, ha saldato benissimo, sia dall'esterno che dall'interno. Abbiamo aperto una finestra all'esterno, come puoi vedere. Abbiamo messo l'antiruggine all'interno e poi chiusa la finestra. Sì. Hai capito? Di modo che tutta la saldatura fatta dentro e fuori con un bel cordolone fatto bene, adesso rimane isolata e non dovremmo avere problemi di ruggine. Sulla finestra qua abbiamo sparato lo zinco all'interno da dove vedi i buchi dei filetti. Con la cannuccia siamo entrati e abbiamo fatto una sorta di verniciatura per proteggere anche la saldatura della finestrella esterna. Sì. Più di così Beh, ma direi che va più che non bene. si poteva fare, con quello che avevamo abbiamo fatto il massimo. È già abbastanza un miracolo. Niente, adesso io direi la stacchiamo dal banco d'IMA che ormai non serve più Finalmente. e iniziamo a vedere quello che è un po' l'estetica generale della macchina. Va benissimo. Dai, sì. Dai, ci dai una mano te, va che ci sono Magari. i bulloni duri sulla Magari. DIMA. Buona! Aspetta. Buona! Ruzza capo. Come dicono i milanesi, la ciappa al tupic. È la miseria. Cosa c'è dentro l'oro? Per fare per il trasporto. No? Meglio dell'oro. Sono belli però. Sti cazzi. Bestiali. Colori custom, chiesti espressamente così. Molto sobri. Sì. Belli. E poi con Alberto gli ha rotto le palle per 2 parafanghini, no? La voglio originale. Ma che cazzo monti qua? Ma questo mi sa che è anteriore. Posteriore. Vediamo se si riesce a puntare su, che almeno abbiamo la ruota fissa. Quanti chili vuoi, Paolo? Fino a 100 ci arrivo. No, vado dalla finestra. Da qua. Forse uno è puntato. Non fa ste Forse, facce. però un giro fatto. Non fare queste facce. Comunque, da qua ci arrivi. E tu non me lo di, no? Così lo tocchi. Hai avuto paura, eh? Allora, io da qua ti passo il bullone. Oh, là. Comunque, come potete vedere, di facile non c'è niente. C'è sempre la tribolà. E beh. Mettiamo quello di là, vediamo. Di facile non c'è niente potrebbe essere il sottotitolo della trasmissione. Per lei alla pista, di facile non c'è niente. È un po' meglio. Meglio. Sì, dai, così. Così è perfetto. Bella, dai. Giusto. Straggo. Ok, lo spessore col bullone, bravissimo. Ok. Vai. Bellissimo. Puntalo. Questo mi dice 2 cose. Andato? Sì. Vai. Minchia, questo lo devo provare, Se no, sai i fasoli quante bestemmie ci avrebbe tirato? Tante. Quindi è dritta. Tutto a posto, basta, io sono contento. Ottimo.
Prende, dai. Eccellente! Prende, dai. Vinto. Prende. Così. Sì, un po' di gioco ce l'hai. Vai, vai. Buona! Minchia, ma che ammortizzatore avete buttato sotto? Non flette di 1 millimetro. Ma tranquillo. Vai, Millimetro. Vai. Beh, comunque è tutta martellata sta macchina, eh. Beh, mo ci divertiamo. Un bel ruttà a morti. Dai, pure la grandine ha preso. Te, ciappa questo, te. Da. Cazzo, lui è comodo a pulire i tetti, beh. però. Minchia, arriva qua. E lì. Però quelli bastardi non sono questi, perché questi li vedi Questi lontano grossi, un chilometro. sì, quelli Sono piccoli. quelli piccolini che poi adesso è mezza opaca, vedi questo? Qua tu, se ti scappa via adesso, quando dopo la facciamo bella lucida dentro al forno mi dici testa de cazzo, questo... Io mai lo farei. Te lo dici da Me solo. lo dico da solo, hai capito? Quello sì. Sti quanti piccini che ci sono. Vedi, le parti che rimangono basse sono quelle che ci marcano che, cioè le parti dove non vedi uscire la lamiera vuol dire che è leggermente più bassa, che adesso andremo a correggere. Comunque è ben raddrizzata. Finalmente oggi siamo riusciti a spruzzare il fondo, dopo che Davide me l'ha portata distrutta, cartocciata, arrugginita, dopo molte ore di lattoneria e raddrizzatura, finalmente oggi siamo riusciti ad arrivare a questa fase. Ora manca soltanto la verniciatura, dobbiamo correre perché siamo in ritardo con i tempi, Davide ha paura di non farcela, mi ha detto che Fasoli è quasi pronto con il motore, quindi c'è solo da darsi da fare. Dopo Ivan, tu siccome finisci prima, mentre io faccio la macchina, prepara il trasparente opaco. Certo.
Eccoci qua, Davide, che dici? È abbastanza piatta? È abbastanza lucida? No, abbastanza bello. Qua abbiamo fatto il vano motore col trasparente opaco, come di serie, dalla casa. Adesso ti faccio vedere anche il cofano e le portiere. Ti ricordi che merdaccia che era sto cofano, Davide? Portiera e alettone. Questo l'abbiamo già fatto, sto bello nuovo. E i paraurti. Questo qui è il baffo che va sotto il paraurti davanti, lo facciamo di nero opaco. E quello che era tutto disastrato, l'abbiamo riparato, nero opaco, e poi si monta sotto qua. Dai, non male, dai, sono soddisfatto. A posto. Fantastico, l'olio è rimasto tutto lì, quindi. E voilà. A posto. Dopo un po' di mesi, Dopo un po' di tanti mesi. mesi, valsa la Ce pena. l'hanno fatta. Bella però, È venuta bene, bene, sì. molto molto bella. Ne va diretto nel vano motore, subito. Ma qui l'hanno tagliata, giusto? Sì, là è dove ho fatto la riparazione. Bravi. Questo mi ricordo io che era Divelto. Sì. di più. Ma in realtà, se non lo sapessi che è stata distrutta sta macchina, No, ha fatto un lavoro non lo direi. veramente impeccabile. L'unica cosa che non abbiamo trovato sono state queste plastiche qua. L'hanno sistemate, però vabbè, ma meglio così, preferisco. È più genuina. È più genuina, sì. Anche perché è tutto suo, questa roba qua non l'hanno cambiata, l'hanno riparata, quindi... Anche il paraurti hanno riparato? Sì, questo qui sotto, il baffo era distrutto, l'hanno ricostruito loro, con la plastica. Questo anche. Di 2 cofani ne hanno fatto uno, praticamente, perché quello del ricambio canadese non era granché. Tutto questo parafango qui era così. E adesso mi sembra bello dritto. Porca miseria. Tra l'altro i parafanghi davanti somigliano a quelli dell'Escort. Poi davanti è una Primera, Sì. praticamente. Senza quel cofano, se tu ci metti il cofano sopra, Il cofano cambia. secondo me è la parte più bella comunque. Il cofano Porca è bello. miseria. Guarda qua da davanti. È tutta un'altra cosa. Ma questo vedi, piace a me, a te, altri 5 al mondo. Gli altri... Eppure dietro con quella lettonazza là. Quella cosa buona è che gli interni non dobbiamo farle nulla. Per una volta almeno questo se lo risparmiamo. Io l'unica cosa che farei è di rimettere il volante originale. La diametro, questo, la corona è poco più larga, che è meglio. E là è tutta un'altra impugnatura. E poi se tu guardi la profondità così, con il calice, è uguale. Quindi se non è utile non serve a niente. Il problema è che qua c'è una discarica, Davide. E qua c'è una discarica. Finché era tutta montata sembrava meglio. Questo è il post incidente, giusto? Questo è il radiatore custom che ci abbiamo trovato, incidentato, quindi da rifare completamente. C'erano montati tanti pezzi sportivi che erano stati comprati negli anni, quindi qualcosina di già buono c'è. Ho visto anche i dischi qua più grossi, Sì. le pinze. Sì. Eccole lì. Belle. Dischi, se riusciamo a salvarli tutti e 4.
Allora, quelli sono i suoi originali che li abbiamo gli originali. fatti rifare da Scalenghe, questi qua. Non l'ho neanche ancora mai visti. Oh, belli. Già tarati Già tarati giusti. come gli si è chiesto, quindi stradali veloci. Invece di quelli custom che c'erano su, che erano un po' una cinesata, Molto cinesata. questi qua sono i suoi originali portati al massimo che possono fare ammortizzatori di serie, diciamo, stradali. Bene. Qui? Lì, quella è materia tua. Io là non capisco neanche quello che vedo. Questo è veramente bello. Adesso non scoppia di sicuro, eh? Sì, qualcosa c'è. Tutti acquisti che aveva fatto il proprietario non ha mai montato, che ci ha dato insieme alla macchina. Poi un grosso problema ce l'abbiamo con i supporti motori. Beh, lì è l'incidente, dai. Questo è l'incidente, io voglio sperare che si trovi questa roba qua. Ah, ma si è proprio sfasciato Sì, qua. sì, distrutto. È un po' un puzzle. Questo mi sa che con del motore che è buono. Questo è lo scambiatore di calore del servosterzo, te lo dico io. Questo è rottamale. Sono delle cose che non sappiamo neanche noi cosa siano, tipo questo. Quello lì sarà la retromarcia, Ma guarda, è pieno d'acqua. pieno d'acqua. Senti. Avevo fatto la ruggine, per quello che è diventato rosso. La frizione qua cosa fai? Ah, boh, dimmi tu. Questa qui ci fai poco, Finish. Mettiamo subito questo. Aspettiamo un attimo. Questo te lo puoi incorniciare. E poi sta bestia di cambio qua enorme. Mamma mia. C'è del lavoro da fare qua, C'è del dai. lavoro. Tutta un'altra cosa. Guarda quanto è bello, originali. Questi giapponesi degli anni 90, i volanti erano belli. Perfetto. Come fai a non montarlo questo? Subito ce lo rimettiamo. Ma mica fa cagare che va. Tutta un'altra cosa. Sottile, sottile. Bello. Ah, poi abbiamo i cerchi con cui l'avevamo trovata, erano questi qui, quelli che monta sono 16, questi sono 17. Ce l'hanno rifatti questi ragazzi. Jottox. Le gomme arrivano. Grigi più belli. Sì. Molto più belli. Macchina nera, cerchi bianchi non mi piaceva. No. Allora, questo me lo porto via subito. Questo qua porta Così lo mandiamo al Sì, non perde radioaperista. niente, non si sa mai. Per il resto le magie ci servono stavolta. Questa volta sì. Vediamo cosa possiamo fare. Vai. Io ti guardo. Luca mi sta lasciando seguire la parte di assemblaggio del motore e poi andremo a vedere insieme la parte di elettronica. Allora, questi li hai bloccati bene, Sì, spruzzatori e olio sono a posto. Molto importanti per il raffreddamento del cielo del pistone e la lubrificazione dello spinotto. Quindi bronzine e albero motore. Yes. Ok, bronzine e rasamenti al loro posto, possiamo procedere con l'albero motore. Perfetto. Allora, le bronzine siamo a posto, i Sì, supporti sono a cappellotti posto, anche. monta il rinforzo del modellaggio. Ok. Ok, speriamo tiriamo anche questi. Io, nonostante sia giovane e ho soltanto 25 anni, vivo un po' con nostalgia al mondo di queste auto, di questi miti degli anni 90, inizio 2000. Questa Sunny, che è sicuramente un mostro, me l'hanno definita come un po' l'antidelta e vedremo cosa viene fuori.
Guarda che belli, CPS personalizzati, Davide Cironi. Bello. Va bene, bene. Siamo curiosi e fremiamo per vederla in moto e provarla su strada per vedere cosa ne uscirà fuori. Di sicuro sarà un bel giocattolo divertente. Vai, iniziamo, separiamoli. Allora, Roba da buttare, metto tutto, o da buttare anzi, da definire se buttare o no. allora, cominciamo col giro dell'acqua dei radiatori. Sto qua, via, perché tanto Definire se buttare o pensa no, Cironi. facciamo qui. Questo come lo decretiamo? finalmente ho visto tutti i ricambi per terra per la prima volta, con parecchie sorprese. Facciamo tutto qua. Qui allora. già manca qualcosa, Sì. troppo pochi questi tubi. Vabbè, Con questo, togliamo la roba. esatto, Tenere. questo tenere che ho rocolato. Tenere oro colato. Sì, questo è buono. Pinza e dischi, mettiamoli vicini, portano anche 2 dischi. Barra anteriore, tenere. Prova a dargli una schiacciata alle pinze a vedere se non sono bloccate subito. Allora lì è inchiodata. E ciao. Questa anche. Quindi le pinze. Dobbiamo andare a rifare. Sì. Vediamo da chi. Come al solito è un disastro. Vedendola completa, a parte l'incidente, sapevamo che davanti sarebbe stato un casino, ma speravamo che tutto il resto fosse a posto. In realtà adesso che l'abbiamo messa a terra con tutti i pezzi separati non si salva praticamente nulla. Le cose migliori vanno comunque pulite, revisionate, quindi sarà molto più lunga di quello che speravamo. Questi, Via. roba da supermercato, poco più. Impianto elettrico, disastro. Alternatore rumoroso, frizione finita, pinze e freni bloccate, radiatori sfondati. Boh, troviamo qualcosa di buono. Trova via tutto, dai. Questa è roba doppia. La cosa positiva è che la macchina è bellissima, la carrozzeria ha fatto un lavorone e adesso già ci stiamo gasando tutti quanti perché vederla così ti viene voglia di sentirla in moto subito. Sta finita, fa paura. A te, facci quello che vuoi. Io se faccio quello che voglio, trovo subito la soluzione. Il modello di per sé già ci tirava tanto, adesso vederla completa fa tutto un altro effetto. Spero di vederla presto sui suoi cerchi, sulle sue gomme. Questa rimontiamo l'originale, secondo me. Via, via. Allora, Ci stavamo concentrando tanto sulla parte motore e elettronica, ma adesso che è arrivata la macchina in officina ci siamo resi conto che in realtà c'è un sacco di lavoro in più di quello che ci aspettavamo da fare. Davide ha anche una scadenza abbastanza stringente, quindi se tutto va bene siamo fregati, ci aspetterà qualche nottata in officina, più del solito. questa è la parte che dicevo io, quindi questo va ai collettori e questo va dietro. Quello lì sì. I collettori ce l'abbiamo. Linea di scarico, in teoria stavolta ci salviamo così. Sono molto curioso e vedo che anche Luca è molto curioso, quindi ci siamo un po' gasati a vicenda, ci siamo un po' sconfortati stamattina quando abbiamo visto tutti i pezzi a terra. Sembra il finale di velocità massima con il puzzle di tutto da rimontare. Non sarà facile, verranno fuori una marea di problemi come sempre, però dai, Luca ha fatto di peggio in vita sua, penso che verrà fuori un bel progetto. Bene, adesso farei un elenco. Facciamo un elenco di quello che va. vede visivamente subito al momento, tipo l'alternatore. Ho rimasto dentro un topolino. Bel casotto. La situazione è tragica perché abbiamo pochissimo tempo e in un mese dovremmo fare le nottate per sperare di portare al termine il lavoro. Quindi caro Ricky, preparati che farai le nottate in officina. No, hanno dato pure te. Hanno dato pure la polvere. Ah, anche delle magliette. Che bravi che sono questi qua. E le sfide.
il collettore finalmente. Poi già lì. C'è di buono che le viti delle giapponesi anche dopo 30 anni sono nuove. Sì. Finalmente siamo arrivati al momento di dover rimontare la macchina dopo tanto tempo e abbiamo qui una serie di parti revisionate. Questo è l'impianto frenante che abbiamo trovato originariamente sulla macchina, che è stato completamente revisionato. Per quanto riguarda l'assetto, ci ha dato una mano Scalenghe che ci ha fornito l'assetto nuovo completo. E invece qui c'è una serie di parti che abbiamo dovuto far revisionare o recuperare perché erano state incidentate con l'auto. Semiasse l'abbiamo recuperato e revisionato dall'Inghilterra, la scatola guida l'abbiamo fatta revisionare. Questo supporto ci ha fatto dannare perché l'ha dovuto trovare Davide in Canada addirittura. Direi che possiamo procedere a montare tutto. Da questo lato si racchiude un'intera settimana di lavoro praticamente, perché per adattare il collettore e la turbina che ci sono stati forniti abbiamo dovuto creare questa staffa per sostenere appunto il peso della turbina, che originariamente è sostenuto dal collettore originale che è in ghisa. Questo invece in acciaio con la dilatazione ad alte temperature rischiavamo di non farcela. Per quanto riguarda la turbina invece abbiamo dovuto un pochino adattarla perché avevamo dei problemi di spazi. Ci siamo accorti che toccava contro il monoblocco e abbiamo dovuto apportare un po' di modifiche. Innanzitutto l'interasse dei fori qua con il downpipe non ci trovavamo neanche qua col collettore, a dire il vero. La wastegate originale era impossibile andare ad adattarla sul motore perché toccavamo appunto contro il monoblocco e abbiamo dovuto usare una stradale accorciandola, modificando l'alberino. Poi gli abbiamo messo questa paratia per il calore per proteggerla un pochino. Il compressore è stato ruotato appunto per andare ad alloggiare la wastegate e abbiamo dovuto poi modificare in seguito il tubo che porta l'aria dall'intercooler alla turbina. I raccordi qua sui tubi sono stati ricavati da un pieno in Ergal, in primis per poter creare la curvatura giusta del tubo e allontanare il più possibile l'olio dalle parti calde. E in secondo luogo perché la filettatura originale è una filettatura molto particolare che non abbiamo trovato in commercio. Dopodiché abbiamo creato questi cilindretti qui, che vedi montati sul rail iniettori, per adattare i nuovi iniettori, che sono ovviamente a portata maggiorata. A grossa differenza dell'originale non hanno un solo foro di iniezione ma ne hanno ben 6. Essendo parecchio più piccoli abbiamo dovuto appunto fare questa modifica e crearli dal pieno anche questi in alluminio. Per quanto riguarda l'accensione abbiamo deciso di eliminare la sua originale, poiché ormai di vecchia concezione, mantenendo però la base dello spinterogeno con l'alberino, sul quale andremo a posizionare un sensore di fase che ci permetterà appunto di leggere la fase del primo cilindro e da lì andare a scrivere la mappa. Per quanto riguarda la gestione elettronica del motore utilizzeremo una ESI Euro 2, che è un prodotto italiano molto valido che utilizziamo spesso. Il vantaggio di utilizzare un'elettronica come questa, a differenza di una centralina originale, è che potremo andare a creare una calibrazione del motore da zero. Nel nostro caso scriveremo una calibrazione in speed density, con la quale riusciremo a controllare il motore ogni 200 millibar di pressione nel collettore e 250 giri motore. È giunta l'ora di rimetterlo al suo posto finalmente, Luca. Basta di chi? Va messo nel cofano, non si ferma.
il motore è posizionato, tanto per cambiare altri problemi. Il radiatore non ci sta perché le ventole toccano contro la turbina. Serve tutto il giro dei manicotti dell'acqua. Tutti i manicotti dell'acqua vanno cambiati perché non va più bene. Il manicotto che va dalla scatola filtro al collettore. È il manicotto che era rotto per l'incidente. Basta. Però direi che per oggi è abbastanza, cosa dici? Sì, perché già domani. Basta. Buonanotte Sanni. No. È un concetto completamente rivoluzionario. Quello che io non conoscevo era la possibilità di avere un banco prova potenza dove venisse meno la variabile dei rulli, dove venisse meno la variabile delle gomme. Quindi che cosa accade? Il banco viene collegato direttamente ai mozzi ruota dopo aver smontato le ruote e la prima cosa che è evidente a tutti è che la sicurezza è elevatissima, perché qualsiasi oggetto che può essere scagliato dalle gomme, automaticamente, non essendoci la gomma, semplicemente non può succedere. Un'altra cosa che ho capito velocemente è la precisione. La gomma può essere più sgonfia, la gomma può essere consumata, la gomma può addirittura esplodere, vedendo questi video un po' clamorosi che ci sono adesso sul web. Invece, connettendo direttamente il mozzo, viene meno questa variabile e la misurazione è molto precisa. Anche perché non c'è un tensionamento delle cinghie. Il tensionamento della cinghia può essere giusto, corretto, sbagliato. In generale la gomma non va a appoggiare nel modo migliore sul rullo. Qual è stato l'altro vantaggio? Il banco è estremamente trasportabile, si può spostare veramente con due mani. Ogni hub viene preso, spostato sulle sue ruote che sono flottanti, tant'è che quando Davide ci ha chiamato ed eravamo veramente in corsa, mancava una settimana per fare questa prova, abbiamo spedito il banco a domicilio e adesso è già installato, è pronto per funzionare e andare nella direzione che interessa a noi. Tipi di prove che si possono fare, si va dalla prova più classica, che è quello che viene chiamato sweep test, ci dice che potenza ha la macchina, ma in una fase di mappatura come quella che si porterà avanti su questo veicolo, sulla Nissan Sunny GT-R, la cosa importante è che possiamo lavorare a carico costante, velocità costante, quindi avere dei riferimenti a livello parametrico per poter andare effettivamente sulla mappatura della macchina. E noi essere partiti dalla nostra sede piccola in Sicilia ed essere adesso all'interno di questo programma è veramente bellissimo. Passato 1 anno e mezzo, quasi 2, oggi fa un freddo cane, infatti abbiamo 0 gradi. Ha nevicato, finalmente siamo arrivati al giorno del banco, cerchiamo di fare più chilometri possibile prima della prova vera e propria, un po' sul banco, un po' su strada, quindi oggi la Sunny muoverà i primi passi su un nuovo banco da mozzo, non è il solito banco a rulli, dovrebbe essere molto preciso, lo sperimentiamo oggi, è stato comodo averlo avuto a domicilio, sono venuti qui sul lago di Como, addirittura dalla Sicilia. Questo banco ci permette di avere una consegna a domicilio, in pochissime ore l'hanno allestito, adesso lo proveremo, ma soprattutto capiremo se il cambio della Sunny è dritto, perché dopo l'incidente non l'abbiamo ovviamente mai provato. Mi preoccupano tutte le sospensioni, tutti gli angoli, il lavoro di carrozzeria è stato fatto ad hoc, ma non abbiamo idea di quello che troveremo su strada. Ovviamente, come al solito, non abbiamo il tempo che ci vorrebbe per fare questi lavori, quindi la macchina va consegnata a giorni e dobbiamo accontentarci di provarla così. Chiuderemo una strada qui del rally di zona e cercheremo di fare uno shakedown / test per sentirla al meglio. Non prevediamo di fare una bancata a pieno carico, quindi cercheremo più che altro di adeguare la mappa al meglio per guidarla domani. Siamo partiti a metterla in moto con una mappa ovviamente da rodaggio, quindi cerchiamo di sistemare tutto il più possibile e domani vediamo che ci dice sull'asfalto. Eccola, finalmente!
la nostra Sunny GTR in questo shakedown barra test, e stavolta non solo una vera macchina da rally ma anche tutto il processo. È stato veramente rallistico perché, a parte il fatto di aver avuto il privilegio di lavorare con Luca Fasoli, che come avete sentito in puntata è un ex meccanico del Mondiale Rally, con Jolly Club, con piloti e vetture ovviamente internazionali della massima categoria rally, mi sono sentito e mi sento ancora veramente privilegiato ad avere a che fare con questa macchina, questa officina. La sto provando praticamente adesso per la prima volta, tranne un piccolissimo shakedown prima del banco prova. Abbiamo scelto un percorso molto realistico, quindi tutt'altro che pista, ed è giusto così perché la macchina è perfetta per questo tipo di percorso. È naturale e fisiologico pensare alla Delta quando provi una macchina che è stata un po' costruita per andare contro quella che era la regina indiscussa dei rally di quegli anni, e da subito è chiarissimo dove hanno cercato di contrastarla, cioè sulla ricerca di materiali e soluzioni tecnologiche avanzate per i primi anni 90, già per esempio le 4 farfalle separate in aspirazione su una macchina turbo di serie molto raro, un avantreno e uno sterzo sofisticati, non migliori della Delta devo dire, considerando anche che qui c'è stato un bel lavoro di adeguamento del tutto. Il motore non è male, nel complesso già da subito mi sembra molto valida, molto veloce e molto adatta a questo tipo di percorsi. Stavolta abbiamo un po' sbagliato forse la rigidezza dell'assale anteriore per quanto riguarda ammortizzatori e molle. La macchina tocca davvero troppo dappertutto e su queste strade ovviamente è un male. La mia preoccupazione sul cambio per fortuna non era fondata, invece il cambio funziona da Dio. Ecco, forse un vero punto di forza rispetto alla Delta potrebbe essere il cambio, molto più educato, molto più moderno. Ottimo l'impatto delle Michelin Pilot Sport 5 che ho provato praticamente oggi per la prima volta, considerando che sono gomme super sportive, stradali, ma super sportive, e considerando che siamo sotto zero quasi, la risposta è ottima ed è perfettamente adatta a questi percorsi. Sì, lo sterzo è bello, veramente bello. È una macchina docile che ti permette di giocare, è un po' meno selvatica della Delta, un po' meno primordiale, è già figlia della generazione successiva, è già più simile alle appunto giapponesi della metà degli anni 90, quindi le Impreza, le Lancer, che nel Mondiale Rally poi, quando Lancia ha lasciato, ha fatto il bello e il cattivo tempo. Strada molto impegnativa, per una macchina stradale molto impegnativa. Si sente il bisogno di una leva freno a mano idraulica e di poter fare delle inversioni molto più veloci. C'è tanto da fare ancora, ma la macchina è veramente figa. Pensare a quanto era messa male quando l'abbiamo trovata, povera Sunny. Questa è davvero una seconda opportunità per una macchina rarissima, molto importante anche per tutti i fan del Mondiale Rally, essendo stata la sua carriera anche molto breve, quindi neanche ci si è riusciti ad affezionare troppo a suo tempo. È sempre stata per noi italiani un oggetto strano, un po' il nemico, ma in realtà sempre ammiratissima da tutti noi, diversamente aggraziata. Adoro le macchine che standoci dentro vedi il cofano così bello bombato e capisci esattamente la carreggiata della macchina, che in queste strade così strette è un plus non da poco. Il sistema di trazione integrale e i suoi differenziali mi sembrano lavorare molto bene, soprattutto considerando il fatto che è tutto fermo da 10 anni e più. Sì, abbiamo ovviamente lubrificato tutto a nuovo, ma chiaramente gli ingranaggi e tutti i meccanismi della macchina sono fermi a 10 anni fa. Non avendo revisionato il cambio e i differenziali non era scontato che fosse così buona. Adesso torno da Luca, gli do il mio report e cerchiamo di renderla ancora più divertente. Manina Vatanen. Brava Sunny. Allora com'è Davide? Freddo fuori, dentro era caldo. Beh. Come si sente da fuori? Bene, dai. Bene. Antidelta. Però dai, non è male, non è male. Si sente che era un po', è già più verso la metà degli anni 90, verso il 2000 rispetto alla Delta. Però se devo dare un verdetto finale, tutto sto antidelta
Non ci Forse sta. no, Non forse c'è. no. Non ci sta, non ci C'è sta. qualcosina di meglio. Somiglia più alla Escort. Sì, Sì, beh, più docile, cioè la Delta è molto più viscerale, più da muscoli. Lei è molto più facile, è più avanzata, si sente. C'è qualcosina che dobbiamo sistemare ancora, è molto morbida davanti ok. e tocca un po', quindi magari più che di Vabbè. altezze di rigidezza. Di rigidità, sì, infatti. Andrebbe sistemata. Motore, tanta roba, il cambio avevamo il dubbio, invece il cambio è perfetto. Perfetto. Sì, Fortuna, va sì, bene. sì, è anche un bel cambio. Bene, bene. Bella, asfalto freddo, freddissimo, però Vabbè, tiene c'è un giù grado, bene. quindi- Sì, tiene giù bene, è bello sterzo, è bella dai, è bella. Bella precisa, bella Sì, io- sì, 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 sì. È un po' più evoluta delle macchine di inizio anni 90, cioè già più verso Lancer, Impreza, già più Sì. quel tipo di macchina lì. sì, sì, sì. In versione piccola. In versione piccola. Chiaro che c'è da fare ancora, però con i tempi che abbiamo avuto già tanta roba che oggi funziona e funziona pure bene. Quando l'abbiamo tirata giù dal ponte, ti ricordi, dietro era altissimo, Sì, sì, no. invece alla fine No, alla fine è scesa bene. sì, avevo paura che avessimo sbagliato le altezze clamorosamente, invece si è messa giù bene. E queste pinze dischi qua? Funziona tutto, funziona bene, non è una frenata che dici senti la grandezza dell'impianto, ma comunque funziona, la macchina non pesa Ma che tantissimo. non pesa molto, infatti. Sì, rispetto al Delta e quelle altre macchine lì è tutto più sofisticato, cioè funziona tutto più da macchina di tutti i Stradale. giorni, stradale. Vero. Non hai quel problema dei freni della Delta, il cambio della Delta è molto peggiore di questo, però quando scendi da questa non è che dici ok, vendo la mia Delta per questa, No, allora. ti direi di no. Bene, bene. E poi quando ho fatto un po' più chilometri gli facciamo una mappa definitiva, gli facciamo Sì, una bancata definitiva. Definitiva. Certo, certo. Va inquadrata. Sì, dai, Inquadrata e rifinita. Però ha funzionato bene. attrezzo strano, veramente un attrezzo strano questo.